Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare questo contenuto verso Napoli-Milan, ma è una giornata di Serie A tutta da vivere, Fiorentina-Atalanta alle 15, Inter-Udinese alle 18 e poi giochiamo noi. Due cosine da condividere con voi per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri di mister Antonio Conte, che andrò a collegare poi a questo attacco mediatico continuo nei confronti del Napoli, al quale purtroppo, e dico purtroppo, ci siamo abituati, ma è una situazione che dovrebbe assolutamente cambiare anche per quanto riguarda poi l'avvicendarsi di allenatori, ecco, sulla panchina del Napoli, perché diventa complicato lavorare. Probabile formazione anche in base agli infortuni e agli affaticamenti che abbiamo saputo ieri. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Mi date una mano a far crescere il canale con la vostra iscrizione, se vi piace il contenuto un bel like, così si dà da fare anche l'algoritmo. Partiamo proprio dalla conferenza stampa di ieri. Prima il punto sugli infortuni, perché io non sapevo praticamente niente di Spinazzola. Ho fatto un video ieri mattina dal punto di vista tattico, perché il Milan quando scende diciamo nella metà campo avversaria con i terzini fa fatica a rientrare, quindi si creava quella sorta di spazio libero dove operano tra virgolette i quinti del Napoli, in quel caso Spinazzola da una parte e Politano dall'altra, e serve intelligenza tattica in quel momento, serve velocità di pensiero, serve quel primo passaggio per innescare poi una ripartenza. Ecco perché avevo analizzato questa situazione. Poi abbiamo saputo dalla conferenza stampa che Spinazzola non è disponibile, anch'issa problemi all'adduttore, così come Okafor, e quindi la probabile formazione che andremo a vedere dopo è in base a questi infortuni. Detto questo, volevo un attimo collegarmi a questo attacco mediatico nei confronti del Napoli, anche perché ci fanno sapere che Paratici era a cena in un ristorante a Milano con la moglie. Cena con la moglie, per i giornalisti è stato un colloquio con il Milan per poi far arrivare anche Conte a Milano insieme a Paratici. Si sono affacciati anche per il direttore sportivo Giovanni Manna, a quanto leggiamo. Ovviamente Conte resta a Napoli e Manna resta a Napoli, senza che fate titoloni in base alla conferenza di ieri, perché poi alla domanda sulla conferenza di ieri a che punto è la costruzione del Napoli dell'anno prossimo, Conte si concentra ovviamente sulle 9 giornate che ci sono da giocare, e invece i titoloni di giornale glissa sul futuro. Ecco perché la situazione è incerta e quant'altro. Andateli a cercare da qualche altra parte i titoloni, perché Conte è completamente sul pezzo. Lo si è visto anche ieri ed è una situazione che possiamo leggere negli occhi del mister in tutte le conferenze prepartita. Conte 24 ore prima del match è completamente in trance agonistica e non ha altro davanti agli occhi che l'avversario da affrontare e come, diciamo, provare ad uscirne vincitori da qualsiasi match. L'abbiamo visto anche ieri, molto lucido e molto sul pezzo il nostro mister, e la situazione che poi si va a collegare a questo attacco mediatico, perché Conte l'ha capito già da tempo, avendo vissuto poi anche la situazione dall'altra parte. Si ritrova oggi a Napoli e Conte fa un richiamo come a mo' di capopopolo, ecco, e dice niente, daremo tutto ciò che abbiamo e domani mi auguro, poi si corregge, non c'è niente da augurarmi, daremo tutto ciò che abbiamo, ma c'è poco da chiedere ai napoletani, la solita atmosfera al Maradona dove ci hanno abituato bene, e credo anche noi abbiamo abituato bene i tifosi uscendo con la maglia sudata. Che si crei la giusta atmosfera per noi sarà molto importante. Conte vive anche di questo, Conte vive di grandissime emozioni sul campo e al limite risultati portati a casa con, diciamo, una piazza che rema tutta quanta nella propria direzione. Con questo non voglio dire che Conte resta a Napoli altri 30 anni, eccetera, eccetera, però rendiamoci conto, ogni qualvolta cambiamo allenatore, non è solo il progetto, non è solo il mercato
fatto o non fatto, ma c'è anche tutta una situazione a Napoli da dover poi diciamo considerare e che si va a mettere sulle spalle di chi guida la squadra. Sono pensieri che non dovrebbero esistere, non dovrebbero esserci in un ambiente lavorativo, perché dovresti prettamente concentrarti su squadra, campo e risultati, ma partendo, e sottolineo partendo, dalla stampa partenopea, quella stampa che da quando è arrivato De Laurentiis a Napoli non ci mangia più appunto sulla società stessa e non riesce a mettersi a disposizione, ecco, del Napoli, quindi diventa una situazione quasi insostenibile per un allenatore, ma per qualsiasi allenatore, che sia Conte, che possa essere Spalletti, Sarri, Benitez, Mazzarri, metteteci chi volete in panchina. Dopo un po' è una condizione che stanca, perché toglie energie al lavoro che poi devi fare per portare risultati sul campo, perché è quello che ti chiede la società ed è, diciamo, la cosa per la quale poi sei pagato. Fior di quattrini. Noi ci auguriamo ovviamente che il contratto che dice 2027 venga, diciamo, rispettato in tutto e per tutto. L'anno prossimo Conte sarà del Napoli, senza che facciamo no, ma quello se ne va, ha detto così, colì, dichiarazioni e quant'altro. Conte resta a Napoli, anche perché si sta progettando, per quanto riguarda acquisti e calciatori futuri, un Napoli a somiglianza del mister per quanto riguarda le caratteristiche dei profili che stanno sondando. Detto questo, passiamo alla probabile formazione, che dovrebbe essere quel 3-5-2 camuffato. Un attimo che riprendo la notizia, perché ovviamente mi piace dare informazioni corrette. Il Napoli che sfiderà stasera il Milan al Maradona sarà molto simile a quello che ha pareggiato 2 settimane fa a Venezia. Antonio Conte dovrebbe optare per un solo cambio, confermando la veste tattica dell'ultimo periodo, e dunque un finto 3-5-2 che si avvicina più a un 4-2-4. Fuori Spinazzola, l'abbiamo sentito dalla conferenza stampa del mister, non sarà disponibile. Olivera però dalla conferenza stampa ci è stato detto che è tornato, anche in condizione, avendo giocato pure a altitudini proibitive la partita con la Bolivia, ma è tornato, ieri si è allenato, quindi è disponibile. Quindi sarà una difesa più a 4 che a 3 di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, doppio play Gilmour, Rulobo, e poi ovviamente 3-1, 4 davanti insieme, Raspadori, Lukaku, Politano e McTominay. Ovviamente il reparto tra virgolette offensivo, se consideriamo McTominay poi un'aggiunta sulla linea degli attaccanti in fase offensiva. A me non dispiace assolutamente questa formazione, al di là che volevamo averle tutti disponibili, Spinazzola compreso, perché come ho detto prima, nell'analisi tattica fatta ieri sarebbe stato un calciatore fondamentale per piedi, velocità di pensiero, visione di gioco, che forse la visione di gioco un tantino è anche migliore di quella del nostro Mattias, che non sto assolutamente mettendo da parte, per amor di Dio, però sono caratteristiche un tantino diverse che talvolta, in base all'avversario che affronti, possono essere sfruttate al meglio. Loro lasciano spazi, loro devono anche far punti, perché comunque non parliamo di una squadra che può venire a Napoli e si chiude lì dietro perché il pareggio gli sta bene. Sono in una condizione di classifica dove devono far 3 punti, perché altrimenti il treno Europa si allontana sempre di più e noi dobbiamo approfittare degli spazi che ci vengono concessi, perché questo è il Milan. Non addormentiamoci su quella fascia sinistra loro, perché Leao e Hernandez, l'ho detto già ieri, molte volte si assentano praticamente dal gioco corale, ma è voluta la situazione per portare densità sulla fascia destra del Milan e poi scaricare a sinistra, dove vieni preso in controtempo, e tra te Hernandez e Leao poi vanno in porta, che è una bellezza, e non dobbiamo assolutamente addormentarci. Speriamo che sia una partita regolare, tra virgolette, perché abbiamo già analizzato chi ci sarà al VAR e chi arbitrerà
ovviamente il match, situazione strana perché poi arbitri milanesi possono assolutamente arbitrare squadre di Milano. Quando succede, anzi non succede, molto probabilmente che un arbitro campano arbitri il Napoli, o succede una volta ogni 40 anni, ma al limite è un arbitro che ovviamente è napoletano, ma tifoso di altre squadre. Facciamoci una risata su e dobbiamo essere superiori sul campo come diciamo abbiamo sempre provato ad esserlo negli anni. Ci abbiamo fatto il callo? Probabilmente sì. Era un callo che però non doveva crescere perché la regolarità dei campionati dovrebbe essere alla base, ma noi sappiamo benissimo in che paese viviamo, calcisticamente parlando, e quindi ne prendiamo atto e commenteremo poi le conseguenze. Consigli per gli acquisti, informazioni importanti per quanto riguarda il canale, la live post partita la faremo domani in pomeridiana tra le 16:30 e le 17, la trovate già sul canale tra qualche ora, quindi potete già andare lì, salvare il link, mettere un like se vi fa piacere in preventivo, fa anche piacere al sottoscritto, e per chi vuole ci vediamo domani alle 16:30, tra le 16:30 e le 17, poi l'orario lo trovate sul canale, quello preciso. Forza Napoli, stasera bisogna vincere, 3 punti e un'atmosfera come l'ha chiesta il mister, tutti quanti a remare dalla stessa parte, giornalisti a parte che poi possono diciamo fare ciò che vogliono. Nelle prossime 9 partite, per come ho visto il mister, non intaccheranno praticamente niente a livello di risultati sul campo. L'unica cosa di stasera può essere un'ulteriore prova di maturità, visto che giochi dopo tutti e potresti ritrovarti a 6 punti dall'Inter dovendo giocare. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!